Ciao, sono Gianluca Scribbano, sono all'interno della mia galleria in via Gregorio VII 272. Oggi vi parlo di quadri e di un argomento in particolare, il craquelé. Il craquelé è quella fitta rete di fessure, di traumi che si forma nel corso del tempo nei dipinti ad olio su tela, anche su quelli sul tavolo. Oggi parliamo del craquelé sui dipinti ad olio su tela. A causa di vari agenti atmosferici, agenti chimici, agenti biologici, fumo, caldo, freddo, differenze di umidità e così via. Non è un difetto, tutti i quadri o quasi tutti i quadri ne sono, tra virgolette, vittime. Non è una cosa è una cosa che si può, diciamo, è un processo che si può rallentare magari cercando di non esporre i dipinti a troppe variazioni di caldo e freddo, non mettendoli vicino ai termosifoni, non mettendoli in posti con troppa luce o con la luce diretta del sole, però è un processo normale, tutti i quadri ce l'hanno, tutti i quadri, i più bei quadri al mondo che sono presenti nei musei di tutto il mondo hanno il craquelé, quindi non è una cosa che ci deve spaventare. Quello che ci deve spaventare è il craquelé falso, di cui vi parlerò tra pochissimo, che per esempio possiamo vedere su questo quadro. Comunque iniziamo dal craquelé vero. Questo è un quadro di fine Settecento, raffigurante un gentiluomo con corazza. E se ti avvicini, Marco, cerchiamo, adesso non so quanto sia possibile vederlo col cellulare, però il craquelé sono questo fitto reticolo di fessurazioni che potete vedere. Allora, il craquelé aiuta il mestiere dell'antiquario, come anche quello dello storico dell'arte o del collezionista, perché ci dà tantissime informazioni sul dipinto. Prima tra tutte l'epoca, ovviamente non è il solo a darci informazioni sull'epoca, però il craquelé ha questa particolarità, va avanti inesorabilmente nel tempo. Più il dipinto è giovane, quindi parliamo di dipinti dei primi del Novecento o dell'Ottocento, e più il craquelé sarà largo, la rete sarà larga. Più si va avanti nel tempo, quindi nei dipinti del Settecento, poi nel 6, poi nel 5, e più la trama della rete si infittisce. Questo perché? Perché i traumi vanno avanti. Considerate che quando viene un dipinto ad olio su tela, all'interno dell'olio c'è dell'acqua, ci sono dei diluenti, dei leganti, e questi evaporano nel corso del tempo. Voi direte, sì vabbè, dopo 10 anni sono evaporati. No, è un processo che va avanti anche per centinaia di anni. Questa è una delle ragioni per cui si forma il craquelé. Quindi dovete immaginare come un terreno che mano a mano si priva dell'acqua, l'acqua evapora, e cosa fa il terreno argilloso quando l'acqua evapora? Forma delle crepe. Qui più o meno ho detto, quindi non iniziate a... più o meno questo è quello che avviene. Le informazioni che ci dà il craquelé non sono soltanto riguardanti l'epoca, ci può dare tante altre informazioni. Vi faccio un esempio. Adesso questo è un quadro che l'abbiamo visto prima, ha un manto pittorico quasi intatto, quindi non ci sono forti restauri, ma se ci fossero, se fosse stato restaurato in alcuni punti pesantemente, ci sarebbe un'interruzione del craquelé. Quindi per quanto bravo fosse stato il restauratore a restaurarlo, comunque l'interruzione del craquelé ci darebbe l'indizio, l'informazione che a noi serve per capire che quel punto, quel naso, quell'occhio, quel capello è stato restaurato. Questa è una delle informazioni che ci può dare. Analogamente ci può dare un'informazione se c'è un particolare aggiunto. Quindi mettiamo che il naso fosse stato aggiunto 200 anni dopo, 300 anni dopo, 400 anni dopo, cosa ci direbbe il craquelé? Ci direbbe che quella fitta rete che si trova intorno al naso, che si trova qua, che si trova qua, che si trova qua, che si trova qua, sul naso non c'è perché è un restauro recente, o comunque più recente del dipinto. Spero di essermi spiegato. Quindi che cosa bisogna fare per vedere se una parte di un dipinto è stata aggiunta o no? Andare a esaminare il craquelé, come si è spaccato il manto pittorico, e se ovviamente ci sono dei metodi per i falsari di imitare il craquelé. Però per quanto siano bravo un falsario a imitare il craquelé, andare a imitare lo stesso identico craquelé presente su un quadro del 600 o del 700 su una parte rifatta è ad oggi impossibile.
Se qualcuno di voi, ovviamente parlo ai tecnici, ha informazioni diverse da quello che ho io, me lo dicesse, perché questo è un argomento che mi interessa moltissimo, ovviamente anche perché riguarda direttamente il mio lavoro. Io tutti i giorni compro quadri, vendo quadri e talvolta è veramente difficile accorgersi delle manomissioni che hanno avuto i quadri nel corso degli anni. Il crack-led mi aiuta moltissimo, finora mi ha sempre aiutato moltissimo e spero che continui a farlo. Quindi questo è il crack-led di un quadro di fine Settecento. Andiamo a esaminare il crack-led finto, falso, di un quadro del Novecento che vuole sembrare antico. Questo è uno dei crack-led falsi più brutti che io abbia mai visto, è veramente riconoscibile. Questo è un quadro fatto negli anni 50, vuole sembrare un quadro del 600 sia per soggetto pittorico che per Claclet. Ovviamente come hanno fatto a farlo? In diversi modi, a volte li mettevano dentro al forno, a volte li mettevano a forni ovviamente particolari, non quello di casa, a volte li arrotolavano e li srotolavano tante volte per creare dei micro traumi, a volte li mettevano sottoposti a caldo freddo per giorni finché l'olio si spaccava. Non so in realtà in che metodo è stato usato per questo, però veramente è poco riuscito. Questo è sempre un dipinto del Settecento, direi primi Settecento, ha un manto pittorico dove questo è il crack-led dei primi del Settecento. Come vedete è molto più fino di quello che abbiamo visto prima. Direi che anzi, analizzando questo crack-led, siamo nella fine del 6. Allora, all'interno di questo quadro, come vedete, il crack-led è abbastanza uniforme. Però all'interno di questo quadro ci sono delle parti restaurate, come questa qua. Ecco, come potete vedere, qui il crack-led è assente. È stato restaurato anche abbastanza decentemente, direi, però il restauratore non è stato in grado di riprodurre il crack-led che vediamo su tutto il resto del quadro. Adesso andiamo magari a vederlo meglio con la lampada di Wood. Come ho già detto in altri video, la lampada di Wood ci aiuta con l'ausilio del buio a vedere le parti restaurate e le parti non restaurate. Vi porto il quadro in un posto, in una camera che abbiamo apposita per questo tipo di esami, e vi faccio vedere bene che cosa significa, come si va a vedere quando una parte è stata restaurata. Questo è un restauro fatto da poco, forse 20 anni, 30 anni, e come si fa a vedere la differenza tra la parte restaurata e la parte non restaurata grazie al crack-led, non grazie alla lampada di Wood, perché quello è troppo facile. Eccoci, riprendiamo il video. Abbiamo portato il dipinto fine 600, primi 700 nella nostra camera oscura che utilizziamo per vedere i quadri o le sculture, le porcellane con la lampada UV. Veniamo qua perché c'è bisogno di un buio assoluto. Dopodiché, una volta esaminato il dipinto con la lampada UV, che ci consente tramite la fluorescenza che hanno i diversi strati pittorici a seconda di quando sono stati dipinti, quindi lo strato pittorico che è stato dipinto originale del quadro nei primi del Settecento emetterà un certo fascio di raggi ultravioletti, mentre la parte che è stata restaurata emetterà molto meno luminosità. Non mi chiedete il perché, però è così. Allora, dopodiché andremo a esaminare invece, a fare un altro esame con la luce. Vedremo come nello stato, nel punto restaurato, che è questo qua, si vede come si fa a vedere dove è stato restaurato il dipinto senza la lampada UV, semplicemente analizzando il crack-led. Questo perché? Perché la lampada UV è un esame che ha un problema grosso. Già da molti anni restauratori, falsari, chi vuole, diciamo, ingannare, usa delle vernici dopo aver restaurato, aggiunto, tolto, falsificato, mettono una vernice completamente su tutto il dipinto che nasconde l'effetto dei raggi UV, cioè tutto il dipinto, sebbene ci sono delle parti del 600, delle parti fatte nel 900, reagisce alla lampada UV nello stesso modo. Quindi
L'unica cosa che si potrebbe fare per ovviare a questo problema è togliere questa patina al dipinto, quindi sverniciarlo completamente, che è un'operazione veramente molto stressante e lunga per un dipinto, quindi non è consigliabile da fare. È consigliabile invece procedere a quello che sto per fare, ossia vedere come il reticolo del craquelé intorno al restauro, se è intorno al restauro quindi vuol dire che c'è un restauro, oppure se è uniforme vuol dire che il restauro non c'è. Quindi andiamo prima a spegnere la luce, avvicina Marco il cellulare, vediamo che il dipinto, laddove i raggi UV creano una superficie quasi luminosa, qua, non ci sono restauri. Qui vediamo che c'è un restauro e qui vediamo che non c'è restauro. Adesso io metto la mano qua per ricordare dove è il restauro e riaccendo la luce. Non trovo la luce. Non trovo la luce. Ecco, un attimo, non cambiate canale. Ok, allora il restauro è qua. Come vedete non si vede, a occhio nudo non si vede, però noi sappiamo che qui c'è un restauro. Ora, vedete questo craquelé? Questo è il craquelé originale del quadro. Eccolo qua, qui c'è il craquelé originale del quadro, qui non c'è il craquelé. Quindi qui noi sappiamo, anche senza l'ausilio della lampada di Wood, che qui c'è stato un restauro, ossia c'è un restauratore che 20-30 anni fa ci è andato a fare una bella mano sopra perché la mano originale non c'era più. Qualcuno di voi si sta domandando, è possibile che un bravissimo falsario falsifichi questo craquelé così da renderlo identico anche qua? La risposta, secondo me, è no. Cioè, oggi come oggi, per quanto bravo sia, non ci riesce, perché il craquelé è qualcosa di estremamente complesso da riprodurre. Si può riprodurre su tutto un quadro per farlo sembrare antico, ma non su una piccola parte farlo così bene da renderlo indistinto col craquelé di 300 anni fa. Questo per me non si può fare, però anche qui, se ci sono dei tecnici che mi guardano e che hanno un'opinione diversa, vi prego di scriverlo perché io sono molto interessato all'argomento. Magari scrivete anche le fonti se ce le avete, o se no argomentate, d'accordo? Quindi anche per oggi abbiamo finito. Io ho trasferito quello che è semplicemente un parere dato da tanti anni di commercio d'antiquariato e nient'altro che quello. Vi ringrazio per continuare a seguirmi, vi ricordo di mettere like se il video vi è piaciuto, se vi volete iscrivere mi fa molto piacere, e alla prossima, arrivederci.